Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, approfittando dell'inventiva di una nostra vecchia conoscenza del canale, Michele Calise, che ci guiderà alla scoperta di una leggendaria fuori dal comune, proveniente da un set, ormai iconico per il formato, Kamigawa Neon Dynasty. In una sua build del passato aveva affrontato un tema molto curioso, quello dei veicoli, anche se è relegato al generale. Ora, con un color pie piuttosto strano e poco usato, quello Orzhov, vi andremo a mostrare quanto possano essere potenti questi strani artefatti, che sempre più popolano i vari set. Avremo a che fare con una leggendaria semplice nel concept ma estremamente potente e versatile, andando a sfruttare i veicoli in un modo tutto nuovo, potendoli così trasformare da carte spesso subottimali a potenti staple in grado di annichilire chiunque. Questa volta vi parleremo di Grisfang o Kiba Boss. Siamo al cospetto di qualcosa di inedito nel concept, perché si propone di superare un vincolo legato ai veicoli, che è quello di doverli manovrare, per renderli delle creature vere e proprie, ottenendo così dei plus in campo spesso enormi, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno bianco e uno nero, abbiamo un pilota ratto, con forza 4 e costituzione 3, e un'unica abilità, inedita e dedicata espressamente ai veicoli. Nella sua abilità abbiamo, all'inizio del combattimento nel tuo turno, rimetti sul campo di battaglia una carta veicolo bersaglio dal tuo cimitero, a rapidità, falla tornare in mano al suo proprietario all'inizio della tua prossima sottofase finale. Siamo di fronte a un'unica abilità, eppure, quello che offre in termini di potenziale, rapportato alla pletora di veicoli, vecchi e nuovi, che ormai sono presenti nel formato, anche grazie agli ultimi set, ci dà modo di supportare una fase aggro e dei vantaggi enormi, soprattutto in un formato a 25 punti vita. Certo, riprendere in mano dopo la loro azione queste carte, spesso troppo costose, potrebbe spaventare, ma abbiamo nel nostro color pie tutta una serie di enabler per scartare nuovamente, anche a velocità istantanea, per far ripartire la ruota delle attivazioni e dei loro effetti in campo. Insomma, il gameplay potenzialmente offerto da questo Grisfang o Kiba Boss appare articolato e complesso, ma a detta del suo deck builder e dei risultati fin qui conseguiti ci sono tutte le premesse per un archetipo potente e versatile, anche con un occhio al budget, a giudicare da alcune scelte effettuate in questa lista. Per quanto accennato nelle premesse per Grisfang o Kiba Boss, è facile ipotizzare una build infarcita di veicoli, che avremo modo di mettere in campo per ottenere una facile vittoria dal nulla, picchiando con queste carte particolari il malcapitato di turno. Le scelte, ormai ampliate rispetto al passato, ci offrono anche una certa versatilità per queste carte strane, a partire da qualche effetto di ramp, che male non fa, soprattutto visto il nostro color pie, con Aerial Survivor e Cultivator's Caravan, che potremo anche giocare dalla mano, visto il loro costo di cast non esagerato. Ben altre scelte pensate per picchiare presto e bene il nemico arrivano dai colossi, tra questi veicoli, con Aradara Express, Fleetwheel Cruiser, Earth of Kiran, Overchase Dragsteer, Pace Walker Colossus e Thundersteel Colossus, che potremo, con i generali in campo, mandare all'assalto per un mucchio di danni in faccia al nemico. Altra carta molto potente sotto questo punto di vista è Paralion 2, che con i suoi 2 token Angelo 4/4 può facilmente mettere in crisi i punti vita di chiunque, anche perché resteranno in campo dopo che il nostro veicolo avrà lasciato il board. Avremo anche modo di annoverare delle staple usate anche in altri contesti, come Smuggler Copter, con un effetto di card selection molto comodo, anche solo per gettare nel cimitero veicoli altrimenti inutilizzabili se sono nella nostra mano. Sul fronte del card draw ci troviamo di fronte a qualche chicca, con Bomat's Bazaar Barge, Reckoner Bankbuster e Smuggler's Buggy, con effetti che in parte si incastrano con l'abilità del comandante e in parte sono funzionali anche da soli, dando maggiore solidità alla nostra azione. Per una maggiore libertà di azione, rimuovendo a suon di danni ostacoli scomodi, avremo Sky Sovereign Consul Flagship e Surge Hacker Mech, potendo colpire anche i viandanti del nemico, spesso forieri di pericolosi malus per le nostre strategie. Ci sono poi alcuni veicoli che offrono delle abilità di contorno interessanti, tra Imperial Recovery Unit, che ci fa recuperare creature dal cimitero in mano, a Mutokai Soul Reaper, che si pompa con effetti di sacrificio, per passare a Mysterious Limousine, con il suo effetto Blink, utile per attivare qualche TB interessante. Insomma, tanti pezzi di pregio valorizzati dal generale, fulcro di questa strategia, che va prodetto a ogni costo, anche grazie alle staple del bianco tra le creature, con Benevolent Bodyguard, Giveron Ruiz, Maveron Ruiz, Selve Savior e Vigilant Martyr, pezzi irrinunciabili visto il gameplay ipotizzato. Non potranno poi mancare Flawless Maneuver e Cavern of Souls, per dare maggiore consistenza alle nostre giocate, soprattutto verso avversari ricolmi di interazioni, che potrebbero tarpare le ali al nostro ardito piano di gioco. Per sopperire agli ostacoli del nemico potremmo anche giocare i nostri veicoli in modo tradizionale, equipaggiandoli con qualche creatura, anche resiliente come Bloodcast, Scrapheap Scourger, Skycade Shade e Tenacious Underdog, così da avere carte pronte a soddisfare la clausola manovrare anche dopo una vratta globale.
Altra carta che in parte sopperisce agli alti costi per manovrare di questi veicoli è Carrion Feeder, che con il suo effetto di sacrificio unito ai segnalini permanenti ci potrà permettere di avere un bittante abbastanza grosso in campo per rendere comunque l'impianto ipotizzato usabile con profitto. Visti poi alcuni costi di cast non certo leggeri, è bene usare Tide e Whenever We're la Fire per aumentare il mana in campo, sfruttando al massimo quello che abbiamo a disposizione nel nostro color pie, sempre un po' asfittico sotto questo punto di vista. Non ci mancheranno invece le rimozioni per lasciare campo libero alla nostra fase agro, spesso non così evasiva, con Dismember, March Over Walting Light e Sword to Plusher, puntando a esiliare i pezzi più problematici che spesso potrebbero metterci in crisi. Anche con Parallax Wave, Sinister Concussion e Sweet Reconfiguration diamo manforte all'idea di fare piazza pulita degli ostacoli sul nostro cammino, ma siamo pur sempre un agro evoluto, quindi gli slot saranno pochi e ottimizzati al massimo per fare in modo che tutto giri a dovere. Come ultimo baluardo per pilotare i nostri veicoli avremo alcune terre animate con Cave Frost Dragon e Ivory Eye Tyrant, pronte a salire sul mezzo di turno, così da sbaragliare l'avversario quando meno se lo aspetta. Infine, per rendere qualcosa evasivo persino il generale all'occorrenza, potremmo dotarci di Demonic Embrace, carta ottima anche perché può ritornare dal cimitero scartando una carta, un'evenienza più che benvenuta vista l'abilità del comandante, come vedremo a breve in questo video. Visto il potenziale offerto da Grace Fang o Kiba Boss in sinergia con i diversi veicoli che annoveriamo tra le 99, dobbiamo trovare un modo per compensare la sua abilità, che ci costringe a riprendere in mano questi permanenti, così da proseguire nella nostra fase agro con gli steroidi. Per questo motivo una buona parte della lista si preoccupa di scartare carte dalla nostra mano, in modo efficace quanto più ci fa comodo, superando anche l'hate verso il nostro cimitero, che potrebbe inficiare la nostra strategia principale, attraverso Fleeting Spirit, Enole Funkraft, Olivia Dragoon, Patrol Hound, Putrid Imp, Rotting Regisaur, Seasoned Hollow Blade, Stern Constantable, Storm King Condensement e Thrillers Tribe. In alcuni casi si tratta di carte all'apparenza subottimali, in altri di mezzi atti a insistere sui punti vita del nemico, ma il loro scopo principe rimane quello di mettere questi veicoli nel cimitero, anche se, occasionalmente, possono fungere da piloti, per dare un senso a questi mezzi, fossero parcheggiati sul campo di gioco. Anche Key to the City ci offre un mezzo estemporaneo per gettare qualcosa di utile nel cimitero, oltre a diventare, mana permettendo, uno strumento per pescare nuove carte, un ulteriore veglio da mettere in pista velocemente. Per sostenere la nostra azione sul fronte del card advantage avremo Crit Breaker, che ci offre anche uno strumento di discard, e Dark Confident, carta un po' pericolosa in certi contesti, da usare quindi con cura se siamo di fronte a mazzi più rapidi di noi. Un'altra abilità che ci aiuta a scremare il mazzo, ma anche a riempire il grave di veicoli, è quella Surveil, ben rappresentata dal nuovo Dodged Detective, che può anche tornare dal cimitero in determinate situazioni, sostenendo la nostra resilienza in campo. Carte versatili per insistere sull'esigenza di scartare i nostri veicoli saranno Bone Shard e Collective Brutality, che fungono da elementi anche per rimuovere minacce scomode, agevolando la nostra fase agro, sempre preziosa per vincere. Per ostacolare le mire del nemico useremo alcuni scartini, tra Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxize, così da avere qualche speranza in più perché il nostro piano di conquista abbia successo a dispetto dei colori a disposizione, un po' limitati verso le interazioni. Siamo messi meglio sul fronte dei tutori, questo è certo, ma ci limiteremo solo ai Enlightened Tutor e un Masked Grave, che sono particolarmente funzionali ai pezzi pregiati del nostro gameplay, i veicoli, che in alcuni casi possono spostare a nostro favore gli esiti del match. Resta ancora posto per due carte buone anche così come sono, Rankle Master of Pranks e Liliana of the Veil, ma anche qui, con i loro discard effect, possono dare un boost al nostro piano di gioco, al limite dell'illegale, visto quel che è capace di fare una sola combat phase. Con la nomea ormai consolidata agli sperimentatori di nuove build, anche esotiche, Michele Calise non si è lasciato certo sfuggire l'occasione offerta da Grace Fang o Kiba Boss e delle sue peculiarità, andando a sfruttare un tipo di permanenti tutto nuovo. Certo, non siamo al cospetto di un top tier, anche per via della mancanza di veicoli possenti che possano, in un sol colpo, annichilire il nemico, ma ci sono, a ogni set che sopraggiunge, speranze di ripolpare questa build estrosa, che punta a un gameplay rapido e spumeggiante. Altro tallone d'Achille è la mancanza degli strumenti di discard che offrono un veglio maggiore, ma anche in questo caso, con il susseguirsi di nuovi set, potrebbero sopraggiungere nuove carte anche su questo fronte, rimpolpando questa sezione del mazzo con tech migliori. Insomma, un piano di gioco interessante che potrebbe subire nel tempo ulteriori evoluzioni con questo Grace Fang o Kiba Boss a capo di una banda di veicoli pronti a fare le feste ai vostri opponenti. Vista la capacità di questo Grace Fang o Kiba Boss di rianimare in fretta pezzi anche molto potenti in campo, per Michele Calisi il piano di gioco appare abbastanza semplice e lineare, anche se richiede alcuni accorgimenti per funzionare al meglio.
Di certo, per rendere efficaci i nostri veicoli dovremo mettere in campo il prima possibile il generale, che fortunatamente ha un costo di cast contenuto e ci permette di accelerare nella nostra azione presto. In mano dovremo avere almeno un discard outlet che ha il solo scopo di rimettere nel cimitero il veicolo che avremo rimbalzato nel frattempo, così da ripetere il processo nel turno successivo, avendo sempre l'accortezza di puntare sui pezzi migliori a disposizione. Il comparto interazione avrà il solo scopo di darci campo libero per questi bittanti, oltre a proteggere quanto basta il generale, per far sì che il nostro assalto prosegua spedito. Niente di complesso quindi, ma dovremo porre la massima attenzione con Grisfang o Kiba Boss a destreggiarci tra le curve del formato, pilotando al meglio il parco macchine che avremo a disposizione tra le 99. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Grisfang o Kiba Boss si posiziona nel meta 101 rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i midrange, sempre molto presenti nel formato, abbiamo molte possibilità di mettere in pratica il nostro folle piano, confidando nella resilienza dei veicoli, che reggono bene le rimozioni classiche utilizzate da questi archetipi, che potremo rianimare agilmente con il generale. Verso i control deck non siamo messi poi così male, visto che il piano veicoli supera le interazioni tradizionali, dandoci sempre modo di infliggere danni al nemico, che non avrà mai molti paranti da contrastarci, subendo spesso le ire del nostro game plan. Verso gli agro deck, soprattutto quelli particolarmente veloci, siamo in sofferenza, visto che i primi turni non saremo così reattivi nel proporre minacce e spesso e volentieri non avremo molti paranti da interporre ai loro assalti, quindi dovremo fare molta attenzione, dosando il nostro parco di risposte al meglio se vogliamo sopravvivere. Come accennato in precedenza in questo video, per questo Grisfang o Kiba Boss appare evidente per Michele Calisi che servono dei rinforzi tra i vari comparti dell'archetipo per fare un salto di qualità in performance e resilienza. Il nuovo set Commander Legend Battle of Baldur's Gate già ci offre due nuovi veicoli, Nautiloid Ship e Mighty Servant of the Rook, che possono tranquillamente trovare posto tra le 99, visto cosa offrono in termini di plus, sia al loro ingresso sia quando vengono pilotati. Non abbiamo al momento delle nuove carte papabili sul fronte dei discard effect, ma possiamo confidare nella fantasia del designer della Wizard, che potranno, anche involontariamente, offrirci tech interessanti con cui migliorare questa sezione della lista. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo per la disponibilità Michele Calise che ci ha proposto questa nuova leggendaria che ripensa l'utilizzo dei veicoli, rendendoli finalmente strumenti utili di conquista. Se volete provare un archetipo tutto nuovo, con molto potenziale sulla carta, strizzando anche un occhio al budget, questo Grisfang o Kiba Boss potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se volete utilizzare con profitto carte che altrimenti resterebbero da ammuffire nei vostri raccoglitori. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.